In questo video parleremo di visione, non quella che osserva l'azione, ma quella che comprende l'intero sistema, perché un head manager non guida solo una squadra, costruisce una struttura. Linea a Pisa. Bentrovati mates, Capitan Action da Pisa. In questa scuola non ci limitiamo ai risultati di campo, ma analizziamo l'intero sistema di crescita e in questo video vedremo, grazie all'ospitalità di questa città, cosa vuol dire davvero strutturarsi per una crescita al di là dei singoli risultati. Perché un head manager non guarda solo la partita, ma gestisce l'intero sistema e in questo video vedremo come la gestione della società diventa il primo banco di prova della visione e questo si chiama coerenza. La visione è un privilegio, ma la coerenza è la disciplina che la rende reale. Vedere tutto significa assumersi la responsabilità di ogni scelta, presa o evitata. Senza coerenza, la visione resta solo entusiasmo. Vedere l'intero sistema è un privilegio, ma al tempo stesso una grandissima responsabilità, perché avendo sotto la propria guida ogni singolo aspetto, come lo stadio, la gestione della rosa, la gestione del settore giovanili, lo staff, l'allenatore e tutto quello che può circondare gli aspetti di una società calcistica, si andrà a capire che ogni decisione, presa e non presa, sarà di nostra diretta responsabilità come head manager, figure guida. La visione è un privilegio, la responsabilità è il prezzo. Senza coerenza nel tempo, la visione non diventa realtà. Osservando queste leve del sistema emerge una dinamica molto chiara. Un head manager non cerca scorciatoie, cerca equilibrio, perché quando si inizia davvero a comprendere il sistema, si capisce che ogni settore della società è parte dello stesso equilibrio. E guidarne la crescita significa assumersi il peso delle decisioni che ne orientano lo sviluppo. La prima leva della visione è l'economia. All'interno della sezione La mia squadra sulla voce finanze troviamo il report economico bisettimanale. Guardando solo una settimana potrebbe sembrare di essere in perdita, ma osservando l'intero sistema si capisce che qui c'è già una prima struttura da dover curare, perché la singola settimana non sarà sufficiente per comprendere se stiamo mantenendo in positivo il rapporto tra soldi spesi, quindi manutenzione stadio, stipendi, staff e introiti, biglietti dello stadio, vendita dei calciatori, sponsor. La seconda leva riguarda il controllo salariale e la progettazione della rosa. Una rosa strutturata è una rosa sostenibile e non costruita di impulso sul singolo talento. Avere skill bilanciate dei calciatori nei singoli reparti, prendendo ad esempio il reparto difensivo e decidendo che tutti dovranno arrivare a magnifico livello 12 e cercare di portare tutti a quel livello in tempi non troppo distanti. Questo perché gli stipendi saranno proporzionati tra di loro. Inoltre cercare di acquistare calciatori che abbiano la stessa nazionalità della casa madre. Questo ci consente di evitare di pagare un 20% di malus per la nazionalità straniera. Per questo motivo la sostenibilità della strutturazione della rosa diventa fondamentale, altrimenti la visione si andrà totalmente a rompere. Come terza leva troviamo lo staff, è il dietro le quinte della società. Dalla sezione del club alla voce staff si costruisce una parte importante dell'equilibrio interno. All'inizio la configurazione suggerita è questa: 2 assistenti allenatori di livello massimo, un preparatore atletico di livello massimo e un medico di livello 4. Questa struttura può accompagnare il club per un'intera stagione di Hattrick, cioè 16 settimane. Terminato il primo ciclo, il passo successivo è mantenere l'impianto costruito e sostituire soltanto il medico di livello 4 con uno di livello massimo, perché anche il dietro le quinte, se impostato bene dall'inizio, diventa parte della stabilità del progetto.
Come quarta leva troviamo l'allenatore ed è qui che la visione tecnica incontra quella gestionale. Nella sezione allenamento, nel pannello delle azioni, troviamo la voce allenatore. Quello iniziale è molto debole, è soltanto di livello 3 e ha un carisma che non aiuta lo spirito di squadra. Per questo la sua sostituzione va pianificata il prima possibile. Il profilo suggerito dalla scuola è chiaro, almeno 4 birilli di esperienza e carisma accettabile. La strategia più sostenibile è acquistare un calciatore di almeno 30 anni, con esperienza pari almeno a 10 e carisma 6. Lo si tiene in rosa per una stagione, lo si paga come calciatore e appena il vincolo temporale lo consente, lo si converte in allenatore. Per l'acquisto il budget consigliato è compreso tra 30 e 150.000. Meglio anche mantenere uno stipendio contenuto intorno ai 1.500, così da rendere l'operazione più sostenibile fino alla promozione. Il settore giovanile di Astric non è una scorciatoia, è una struttura che si costruisce nel tempo. Qui entrano in gioco 3 elementi fondamentali: costanza, pazienza e cicli lunghi. Il primo principio è la costanza. Le giovanili non sono una slot machine, non investi oggi per vincere domani. Qui si lavora settimana dopo settimana. Ogni stagione ben gestita è un seme per il futuro. Il secondo elemento è la pazienza. I giovani non si rivelano subito. All'inizio sembrano tutti simili, poi allenamento dopo allenamento iniziano ad emergere i dettagli, una skill nascosta, una specialità in attesa. Il terzo principio è il tempo. Un vivaio non funziona su settimane, ma su stagioni: reclutamento, scoperta del potenziale, allenamento mirato, promozione. È un ciclo lungo e quando un ciclo si chiude, un altro è già iniziato. Ed è qui che il vivaio diventa qualcosa di più di uno strumento economico. Con il tempo emerge una struttura, giocatori formati nello stesso sistema, talenti pronti per la prima squadra, plusvalenze che sostengono il progetto. Non è solo gestione, è identità societaria. L'ampliamento dello stadio non rappresenta solamente un costo, ma è una leva strategica. Questo perché l'umore dei tifosi, la fase della stagione e il club che tenderà sempre più a crescere mano a mano che la società progredirà, i tifosi accorreranno maggiormente allo stadio per poter seguire i propri beniamini. Questo atterrà direttamente sul numero dei biglietti venduti dalla società. Nel report bisettimanale questo valore andrà a impattare direttamente il totale bilancio per fare in modo che la squadra possa continuare a sussistere nel tempo. Osservando queste leve emerge un aspetto interessante. Ogni leva, gestita isolatamente, sembra semplice, ma quando iniziano a interagire tra loro diventano un metodo che insegna a leggere un sistema, non solo a gestire una squadra, perché un head manager non controlla soltanto 11 giocatori in campo, guida un sistema, e imparare a gestirlo nel tempo significa sviluppare una visione progettuale che va oltre il gioco. In questa scuola il gaming non è solo un gioco, ma è uno strumento per evolvere identità, mentalità e responsabilità. Assumere il ruolo significa smettere di reagire e iniziare a progettare. Significa non aspettare che le cose migliorino, ma costruirle. E in ultima fase accettare che ogni decisione, presa e non presa, durante il cammino, definirà la propria posizione di figura guida come head manager. Da Pisa è tutto, ci vediamo nel prossimo video direttamente da Livorno. Ciao mates!